Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio interamente dedicato a uno di quegli argomenti che come al solito mi vengono richiesti all'interno del mio blog da uno dei miei lettori. In questo caso Marco, nello specifico, mi chiedeva: senti Ciro, sono giorni e giorni che tento di prenotare un ticket alle poste ma non ci riesco. Ovviamente ci sono dei motivi ben precisi che oggi ti impediscono di prenotare il ticket alle poste. Ho deciso di girare questo video per te, ma l'ho deciso di girare in primo luogo per tutte le persone che seguono il mio canale, perché sono sicuro che in questo metà 2021 siete davvero in molti ad avere un problema del genere con Poste Italiane. Ovviamente, prima che io inizi questo video, lascia che mi presenti anche con le persone che ancora non mi conoscono. Io mi chiamo Ciro Muto, mi occupo di finanza personale, management e crescita personale. Nel mio sito web istituzionale www.ciromuto.com trovi tutte le informazioni per approfondire chi sono e che cosa faccio nel dettaglio. Prima di cominciare, ancora spediti, lascia che ti aggiunga un'ulteriore informazione. Se vuoi supportare il mio lavoro devi fare 3 cose particolari. La prima è quella di schiacciare like su questo video, la seconda è di condividere questo video e la terza è quella di iscriverti a questo canale attivando le notifiche. Mi aiuterai, in questo video trovi tante informazioni e se resti sino alla fine, oltre alle informazioni, trovi anche un prodotto innovativo che ti consente finalmente di risolvere il tuo problema del prenota ticket con le poste. Ma detto questo, iniziamo subito il nostro viaggio e cerchiamo di capire per quale dannato motivo Poste Italiane in questo momento non ti fa prenotare il ticket. La prima motivazione risiede nel fatto che ancora oggi siamo in periodo di Covid, anche se siamo in zona gialla, almeno per quanto riguarda la Campania. Diverse regioni fortunatamente sono diventate zona bianca, ma quello che ha creato questo disagio fondamentale è stato proprio il fatto che Poste Italiane ha cercato di ridurre al minimo le code disattivando un servizio importante. Ma ti rendi conto? Cioè praticamente Poste Italiane ha sospeso quello che era il servizio di prenota ticket poste in quasi il 70% dei suoi uffici per un tot di tempo ed ancora oggi, mentre sto girando questo video, tu che lo stai guardando non sei l'unico che non riesce a prenotare il ticket alle poste. Sono davvero centinaia e migliaia le persone che non riescono a prenotare il ticket alle poste. Ora tu ti starei chiedendo: ma è possibile che in periodo di pandemia, in periodo che ancora oggi non possiamo stare a contatto con la gente, io devo andare fuori allo sportello, devo aspettare file chilometriche all'esterno, quando potrei tranquillamente prenotare il ticket e non ci riesco? Purtroppo dobbiamo convivere anche con questo. Ma la grande domanda è: io in che modo posso risolvere tutto questo? E come al solito ci penso io. Praticamente quello che io ti consiglio di fare è di scaricarti l'applicazione delle poste e se prenoti il ticket sicuramente già ce l'hai nello smartphone. E la seconda cosa da fare è questa: se l'ufficio postale dove tu pensi di andare a prenotare il ticket alle poste non ti consente di prenotare il ticket perché in quel momento il direttore di quella filiale ha deciso che per loro è meglio non utilizzare questo tipo di servizio, quello che devi fare è controllare attraverso la tua posizione, e il tuo telefono sicuramente è geolocalizzato, qual è un altro sportello vicino alla tua casa che consente di prenotare il ticket delle poste. E credimi, tante volte mi è capitato per mamma e per mio padre che volevano prenotare il ticket nella loro posta affezionata e alla fine hanno trovato la possibilità di poter prenotare il ticket solo a pochi metri di distanza. Tante volte 1 o 2 chilometri, tanto tu comunque devi scendere, comunque devi pigliare la macchina. Quindi quello che ti consiglio è: guarda la mappa, vedi se il tuo ufficio postale non ti consente, ok, guarda un altro ufficio, controlla quell'altro, se quell'altro te lo fa fare, prenota il ticket, scendi e risolvi il tuo problema. Ma il punto non è neanche questo, lo sai perché ho girato questo video? Perché io voglio darti una soluzione ultima. Ultima significa che tu non devi fare nient'altro che seguire tutte le mie indicazioni per riuscire a risolvere definitivamente il problema dei bollettini. Lo sai come si fa nel 2021? Ho parlato all'interno di uno dei miei video più gettonati di un conto che si chiama Enel X Pay. Già dal nome Enel X Pay ti dovrebbe far capire che questo conto serve per pagare i bollettini, serve per pagare le utenze, serve per tutte quelle persone che ancora oggi scendono e vanno alla posta. Ma tu lo sai che devi fare per utilizzare questo conto? C'hai 2 opzioni. Una è quella di aprire un conto corrente che costa €1 al mese in promozione, la trovi qua sotto in descrizione, e un'altra è quella semplicemente di aprire un'utenza che ti consente di pagare le tue utenze, sembra un giro di parole ma non è così,
utilizzando semplicemente l'applicazione Enel X Pay. È gratis, non si paga niente. È incredibile, però purtroppo c'è una carenza di informazioni talmente grande che l'Italia ha bisogno veramente di video come questi che ti consentono di spiegare a te che magari ancora non c'è tutta sta familiarità con la tecnologia, con l'informatica, con i soldi, col risparmio, di avere delle informazioni che ti consentono in pochi clic di pagare e di smetterla di uscire a fare le file. Oggi dobbiamo evitare gli spostamenti, dobbiamo evitare tutte quelle cose che ci fanno perdere tempo, ma questo lo dobbiamo fare al di là della pandemia. Dobbiamo trovare un modo per riuscire ad ottenere quello che ci serve nel minor tempo possibile, utilizzando quanto meno denaro possibile. E quello che ti ho indicato, credimi, è la soluzione migliore. Io l'ho provata e da quando l'ho provata è nell'X Pay, non è un conto, è una bomba. È una bomba perché pure se non apri il conto, cliccando qua sotto ti registri in 3 minuti, paghi tutto quello che vuoi tu. E lo sai per pagare che devi usare? Una qualsiasi carta, va bene pure il tuo bancomat, basta che tiene le 16 cifre sopra. Ma l'importante è capire che se oggi la posta non ti consente di prenotare il ticket, uno, non ti demoralizzare. 2, prova a cambiare sportello. 3, sta a sentire a Ciro Muto. Apri Enel X Pay, è gratuito e se domani hai intenzione di mettere del denaro da parte e nell'X Pay con €1 al mese ha distrutto la concorrenza delle banche. Cioè ci sono banche come Unicredit e anche altre che hanno dei conti che alla pari ti offrono solo un canone maggiore. Cioè fondamentalmente tu con €1 al mese utilizzi un conto che è completo, che funziona e che è innovativo, perché tutti i conti che tu vedi di nuova generazione, io per questo tante volte all'interno di questo canale ne parlo in maniera approfondita, perché in genere quando un conto è nuovo non è nuovo solo perché si chiama in un modo diverso, è nuovo perché c'ha un sacco di funzioni in più, perché se c'hai un telefonino abbastanza recente tu ci puoi fare praticamente di tutto. Al di là del fatto che oggi si paga pure con lo smartphone, tu puoi fare con un conto cose che prima neanche non potevi immaginare. Quindi la tecnologia è andata avanti, ora la grande verità è che devi fare anche tu un piccolo passo, magari anche grazie a un video come questo, e io spero che tu mi ringrazierai perché questo è un video gratuito, quindi magari metti like, te lo ripeto, condividi questo video, a me mi dai una mano e io nello stesso momento te la sto dando a te. Quindi detto questo, se ancora non hai capito come risolvere con il prenota ticket delle poste, io credo che hai capito che devi provare a selezionare un altro ufficio postale e ti devi fare il segno della croce. Se ci riesci, lo prenoti, se non ci riesci, utilizza questo conto sin da subito, non devi uscire neanche da casa. Quindi questa è la soluzione alternativa che ti consente un attimino di iniziare a pagare con il tuo smartphone. Quindi ci dimentichiamo la fila, ci dimentichiamo dell'ufficio postale, ci dimentichiamo di tutto quello che in passato ci ha rubato talmente tanto di quel tempo e ci ha fatto così snervare, perché non lo so dalle tue parti, ma dalle mie parti, quando vai alla posta li devi solo ammazzare. Perché ti fanno aspettare tempo infinito e tu stai là, lo guardi e lui si sta girando i pollici, perché tanto lui pensa che è un impiegato delle poste. Per carità, siamo tutti diversi, però nell'80% dei casi, quando qua scendo e provo ad andare in posta, è meglio che me ne torno a casa. Detto questo, io spero che ti ho aiutato, spero che hai trovato la soluzione a un problema che sembra affliggere in questo momento la maggior parte della popolazione che ancora oggi scende per andare alle poste. Quindi mi raccomando, se hai sentito Zio Ciro, utilizza tutti i consigli che ti ho dato, lascia un like su questo video, iscriviti al canale e udite, ho lanciato un podcast. Podcast lo sai che significa? Podcast significa che tutto quello che io ti sto dicendo in questo video, tu lo trovi trasformato in formato audio, che è una cosa rivoluzionaria, esiste da tanti anni in America, lo fanno già da un sacco di tempo. Cioè praticamente tu hai la possibilità di ascoltare tutte queste informazioni, poi se stai guidando, e smettila di sentire la radio, prova a sentire cose che ti cambiano la vita, cose che ti aiutano, che ti fanno migliorare e che ti fanno progredire. Il mio podcast lo trovi sia in formato gratuito su tutti i formati podcast disponibili e nello specifico tra poco su Apple Podcast, che è disponibile solo su iPhone, troverai sia delle informazioni gratuite che delle informazioni avanzate con un piccolo abbonamento mensile. Per ora è tutto, io ti saluto e ti aspetto nel prossimo video. Ciao!